Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi voglio far vedere il carico elettronico che mi sono preso nuovo praticamente. E questo, spero di pronunciarlo bene, è un Owon, è un carico elettronico professionale da 40 A, 150 volt, 400 watt. Ovviamente dalle caratteristiche lo vedete che è un carico, appunto, come ho detto prima, professionale. Fa un sacco di funzioni e voglio condividere con voi, diciamo, quello che fa questo carico. Ve lo voglio far vedere perché come al solito mi chiedete se ci sono dei prodotti nuovi, ma avete chiesto anche di un carico elettronico, magari non proprio di quelli hobbistici, dove andate a cascare praticamente con un carico elettronico professionale. Io ne avevo bisogno di un altro, praticamente ho preso questo e vi faccio vedere tutte le caratteristiche. L'ho già testato, diciamo, a grandi linee, ma lo testerò un pochino più a fondo con voi, ma vi anticipo già che fa molte più funzioni di quelle che vi faccio vedere, che a me praticamente non servono. Si può anche collegare con un PC e fare statistiche col suo programma e, come si dice, è compagnia cantante. Comunque lo guardiamo insieme, pertanto continuate a vedere il video e vedete anche questa volta quello che combino per voi. Allora, il carico elettronico è questo, è un Owon, penso che si pronunci così, e il modello praticamente è 8512. Allora, questo qui è un carico che regge praticamente 400 watt e 150 volt con 40 ampere massimo. Ovviamente quello che arriva prima di questi valori, sicché o regge 150 volt massimi, o regge 40 ampere massimi, o regge 400 watt massimi. Questo che vuol dire? Che se io ci metto per esempio 50 volt non posso andare a prelevare 40 ampere, perché se vado a vedere 50 per 40 farebbero 2000 watt e questo qui si è detto che è un carico che arriva fino a 400 watt, sicché un consiglio che vi do spassionato: quando usate i carichi elettronici praticamente tenete conto del wattaggio che riesce a prelevare, diciamo a dissipare, e in quella maniera lì saprete, l'ho già spiegato anche in un altro video, saprete che tensione e che corrente massima potete prelevare in quel dato momento. Praticamente se state testando un alimentatore a 12 volt per un assorbimento massimo di 400 watt sono circa 33 ampere, che ecco, questo per, diciamo, avere un'idea. Comunque questo apparecchio qui fa tutte le funzioni classiche di un carico elettronico. Questo apparecchio qui lavora in 4 modalità principali: CV, CC, CR e CP, e ha 3 protezioni che sono OVP, OCP e OPP. Poi vi spiego cosa sono. Allora, CV, che sarebbe questo tasto qui, se noi premiamo qua e qua ci viene, se io gli dassi la via ci viene scritto CV, sarebbe la tensione costante. Praticamente regola automaticamente la corrente al superamento, diciamo, del voltaggio che andiamo a inserire. Qui ho messo 7 volt e lui praticamente sopra i 7 volt inizia ad assorbire corrente in maniera sempre più elevata, tanto quanto se si superano i 7 volt. Può servire per una batteria, io metto per esempio 12,6 per una batteria al piombo, imposto ovviamente una data corrente, e lui praticamente tiene più o meno costante questa tensione della batteria, aumentando o diminuendo a sua volta il carico
l'amperaggio che va a assorbire la batteria per evitare che si scarichi troppo, sicché diciamo se io imposto 12 volte 6 sotto, oppure 12 volte, quello che vogliamo, sotto, quando si scende sotto i 12 volt lui smetterà di assorbire corrente in maniera che non mi porta la batteria completamente a zero, magari come si potrebbe fare con una normale lampadina. Stessa cosa con una batteria da 3,7 volt, io ho imposto, che ne so, 3,3 volt come tensione della batteria. Quando tutto quello che è sopra i 3,3 volt lui assorbe, se scende a 3,3 volt o sotto, diciamo, smette di assorbire e preserva la nostra batteria. Sicché ecco, la modalità CV, come è messo ora, serve per quella cosa lì. CC è la classica modalità, come l'ho messo ora, è praticamente corrente costante. E questo che vuol dire che se io imposto un assorbimento, per esempio come ora di 3 A, lui assorbirà 3 A qualsiasi tensione, diciamo, eroghi il nostro alimentatore o la nostra batteria, sicché assorbirà 3 A con 5 volt, assorbirà 3 A con 12 volt, con 48 volt e via discorrendo. Diciamo che lui, in base alla tensione che ha, continuerà a assorbire sempre e solo 3 A. È la modalità di solito che si usa più di tutti anche per magari testare le protezioni di un alimentatore. Dopo lo vediamo insieme. È un apparecchio molto, molto valido, non è chiaramente un giocattolo. E poi che abbiamo? Resistenza costante, che è CR. CR praticamente io lo vado a impostare con Shift CR e se vedete qui c'è venuto, poi ci viene scritto CR, qui ci viene scritto resistor. Ora se vedete sono 10 ohm. Lui praticamente posso impostare una resistenza del carico, simula praticamente una resistenza e quella sarà, diciamo, l'assorbimento del nostro carico. Si comporta né più né meno, se io ci metto 10 ohm, come se fosse una resistenza da 10 ohm. In questa maniera, che sta simulando 10 ohm, ovviamente se metto 10 volt assorbirà 1 ampere, e se metto invece 20 volt si comporterà come una resistenza normale e assorbirà, diciamo, 2 ampere praticamente. Perciò in questa funzione qui, nella funzione CR, lui si comporta né più né meno come una resistenza. Qualcuno, lo anticipo, mi chiederà se è possibile usarlo per simulare magari un carico fittizio su un amplificatore. La risposta è credo di no, non lo so, non ho mai provato. Non mi metterei a provare sia per l'amplificatore sia per il carico, perché ovviamente questo qui di solito lavora in tensioni continue, sicché un carico di un amplificatore non è, o un'uscita di un amplificatore non è sicuramente una tensione continua, sicché io, diciamo, aspetterei e non lo proverei in questa maniera, sicché rispondo già alla domanda, si può, non lo so, però non lo farei. Un'altra funzione invece è praticamente CP e questo qui vuol dire constant power, potenza costante. Praticamente messo in questa posizione qui noi gli diamo un dato assorbimento in watt, mettiamo 10 watt, 20 watt, 50 watt, quello che vogliamo, e lui indipendentemente dalla tensione che c'è assorbirà 50 watt, perché lui farà in maniera di assorbire sempre il wattaggio che abbiamo, diciamo, preimpostato. Vediamo se finisco di annoiarvi. Poi ci sono delle protezioni. Le protezioni OVP, che vuol dire Over Voltage Protection, serve se lui riceve una tensione troppo alta, si blocca, si stacca e protegge il carico stesso, ovviamente, rispetto a una tensione troppo alta. E la stessa cosa, la protezione OCP interviene quando la corrente supera il limite
del carico, il limite che può reggere il carico, sicché serve ovviamente per evitare surriscaldamenti e tutte queste cose qui. E la stessa OPP è un'altra protezione che questa volta interviene al superamento della potenza massima che può reggere il carico, così che se si supera 400 watt il carico si metterà o a assorbire di meno o si blocca in maniera, o smetterà appunto di assorbire dal nostro alimentatore, in maniera che preserva il carico stesso da eventuali problemi. Io ci metterei sopra un alimentatorino e guardiamo intanto per cosa può servire, usandolo magari direttamente in CC, che è quello che noi usiamo normalmente quando si va a testare gli alimentatori o altre cose. Ho collegato questo piccolo alimentatorino switching, l'ho messo sopra il carico. Questo qui è un alimentatore che regge massimo 10 A, non è un grandissimo alimentatore, lo uso così da battaglia. L'ho collegato con questi cavi qui che non sono proprio adatti poi andare a reggere ovviamente 10 A, ma l'ho fatto anche per un motivo. Questo carico qui sul dietro praticamente c'ha un sensore per la tensione. Serve perché, poi ve lo faccio vedere, comunque serve perché annulla praticamente la caduta di tensione magari del cavo, sicché questo sensore ve l'ho fatto vedere comunque con un altro piccolo carico elettronico. Questo sensore che è dietro, ora vi faccio vedere che si collega con un morsettino così, uno esce con due fili, bastano fini, e poi lo porta fino sul davanti, lo collega all'alimentatore e a quel punto lì annulla la caduta di tensione dei cavi, che vi faccio vedere qui ci sarà, perché questi sono cavi piuttosto fini, ovviamente non vanno bene per correnti elevate, l'ho usati apposta proprio perché sono fini. Allora facciamo una prova. Il carico ora è impostato per 3 A praticamente. Se io lo abilito con questi cavettini qui, vedete già che la caduta di tensione c'è, perché qui rimane la stessa tensione in uscita, mentre la caduta di tensione dei cavi va già con 3 A sono 14,8, perché questi sono cavi molto piccoli, diciamo. Se io salgo, per esempio, che ne so, a 8 A, da 15 volte che escono dall'alimentatore, me ne trovo sul carico 14 volt e 5, 14 volt e 6 quasi. Si può pensare che se l'alimentatore non avesse ovviamente un display, che è l'alimentatore che diciamo si siede, mentre in realtà sono solamente cavi. Allora in questa maniera qui possiamo mettere i sensori, bastano due cavettini fini così, e abilitare la lettura dal sensore dietro. In quella maniera lì non avremo questa caduta di tensione. Allora lo riporto su 3 A, stacco e collego diciamo i sensori. Ora ci potete mettere due coccodrilli, ora le collego rozzamente così, ovviamente, perché sono prove che faccio per farvi vedere il prodotto nuovo che ho preso. Poi bisogna abilitare ovviamente i sensori sul posteriore, sicché si va a configurazione, si va a parametri, si preme enter e poi si va fino a questo qui dove c'è scritto RC Comp. Ora è su front, si pigia enter, lo spostiamo su rear, si ripreme e poi si può ripremere su CC. La tensione la riportiamo a 15 perché devo avere spostato qualcosa nel mettere il filo, devo aver toccato diciamo la manopolina.
Ora ovviamente se io l'accendo, come vedete il calo è di poco, praticamente questo calo che c'è 15.04, 15.04 è veramente il calo che l'alimentatore si sta sedendo, scusate. E se io aumento il carico, praticamente rivado fino a 8 ampere come prima, come vedete non scende più a 14 volte 5 o quello che 14,6 quello che era, ma rimane costante, perché sono questi due fili che vanno a leggere direttamente all'uscita dell'alimentatore stesso e vanno a vedere che la tensione sia quella che esce effettivamente dall'alimentatore stesso e non tiene conto della caduta di tensione dei fili. Se io ora proseguo, per esempio, con l'assorbimento, io ora sono su 8 ampere, ora vado a 9 ampere e l'alimentatore ancora non si siede perché sta erogando sempre 15 volte. Se io supero la soglia, che mi pare l'ho impostata intorno a 10 ampere, io vado a 10 ampere, lui non si siede neanche ancora. Se io superassi ancora, vado a 11 ampere, lui il limite massimo sono 10 ampere, infatti è qui il limite massimo, diciamo, di erogazione di questo alimentatore, e l'alimentatore ovviamente si è seduto completamente. Esiste per fare questa prova qui anche un tasto che si chiama short, simula il cortocircuito, ma insomma secondo me ovviamente se proprio non è indispensabile usarlo, io eviterei un attimino per evitare magari danni alle apparecchiature che stiamo provando. Quando siamo sicuri che il nostro apparecchio può, se stiamo testando un alimentatore che può anche reggere un cortocircuito, magari allora lo usiamo. Se no, la soluzione migliore è quella di aumentare piano piano la corrente. Ora io l'ho impostato su 1 ampere ovviamente, vedete 5, poi si va a 6 e compagnia cantante, ma se io lo sposto in qua, questa diciamo rotellina, posso fare 6,1, 6,2, oppure ancora se la sposto ancora 6,11, 6,12 e compagnia cantante, diciamo posso ottenere tutte le correnti anche più piccole, non è che vado di 1 ampere alla volta. Lo fermo un attimo ancora e vi faccio vedere un'altra funzione, sempre diciamo così. Allora, un'altra funzione, sempre se vado a config, no, come non detto, se io vado a mode, vedete qui ci sono tutti le varie, diciamo, non solo CC, CV, ma ci sono anche altre cose. Addirittura c'è la possibilità di testare le batterie. Questa non è una batteria, sicché non la useremo. Comunque qui possiamo impostare i parametri, se noi dobbiamo testare una batteria, i parametri che ci servono, dargli la via e lui praticamente se la va a testare da solo. Oppure se io vado a Dynamic, premo Enter e lui praticamente non va a assorbire, l'abbiamo già visto con un altro carico, non va a assorbire una corrente fissa, se io ora gli do la via, ma se vedete assorbe praticamente diverse correnti, fa degli scalini di correnti che posso ovviamente impostare di qua per fargli fare gli scalini di corrente di salita e di discesa che voglio io. Ora io lo lascio così, poi ovviamente se uno decide di acquistarselo e gli serve di testare in questa maniera qui, lui se lo testa in automatico senza che io o voi, diciamo, che avete il carico, siete lì con la rotellina, diciamo che simula anche una cosa un pochino più reale. Uno può impostare che assorba, per esempio, faccia degli scalini di 2 ampere fino a, che ne so, qui ora è 3 ampere, può fare per esempio 3 ampere, finisce con 5, lui sale fino a 5, torna indietro e continua a testare
il nostro alimentatore all'infinito fino a che lo lasciamo ovviamente acceso, fino a che non lo spengiamo. E in questa maniera c'è un test, diciamo, una simulazione, diciamo, più veritiera. Ecco, vi dicevo, abbiamo visto degli apparecchi anche più economici di questo, che fanno ovviamente le loro funzioni. Questo rientra fra gli apparecchi, diciamo, professionali. E è un apparecchio veramente valido, dei bei morsetti grandi, oltretutto ve ne faccio vedere uno, per reggere il carico che è necessario. Oltretutto ci hanno fatto, io ho un altro carico, eccolo, c'ho un altro carico fittizio, hanno fatto le banane, le boccole anzi, che accettano anche le banane. Spesso gli altri carichi fittizi non lo fanno. Comunque, come vedete, è un bello spessore, sono delle belle boccole, appunto nate per reggere i 40 ampere, diciamo, del carico stesso. Dà ovviamente in contemporanea sia il voltaggio, l'ho provato, fra parentesi, il voltaggio che si va a leggere l'ho provato con i multimetri a 6 cifre e mezzo, è molto preciso, sicché anche il valore che andate a leggere qui sopra è un valore diciamo preciso, non è un valore tirato così per aria. Può essere comodo, diciamo, anche come multimetro di precisione, se uno avesse dei multimetri poco precisi o un multimetro per dire analogico, roba del genere. Questo qui dà delle indicazioni che sono affidabili. Ovviamente misura il suo amperaggio e misura anche i watt che stiamo consumando, così uno si rende conto di non andare a superare, diciamo, i 400 watt. Fa molte più funzioni di quelle che vi ho fatto vedere velocemente, è un apparecchio anche abbastanza pesante, anzi per non dire pesante, e penso che, diciamo, se a qualcuno gli serve un carico fittizio, con questo qui, come ho preso io, diciamo, fa una scelta unica che gli dura, diciamo, nel tempo. Io ne avevo un altro da 30 ampere e ora lo sostituisco con questo qui praticamente, che fa le stesse funzioni dell'altro ma qualcosina in più, e ogni tanto bisogna rinnovarsi. Sicché questo apparecchio qui, diciamo, ve lo consiglio vivamente per chi gli serve un carico fittizio senza andare a spendere cifre astronomiche, perché comunque rientra fra gli apparecchi professionali. Io l'ho preso su Banggood, che vende non solo roba, diciamo, più economica, ma vende anche apparecchi professionali. Lo stacco un attimo praticamente, ve lo faccio vedere dal dietro, che vediamo se lo inquadro. Ecco, a parte, vabbè, queste sono le ventole per i MOSFET che ci sono montati sopra, però poi ha la presina che vi dicevo, che uno ci attacca dei fili con un coccodrillo, il suo sensore qui, il suo morsetto che va ai sensori interni e se lo porta in giro in maniera da avere una misura precisa anche della tensione, senza considerare appunto la caduta di tensione dei cavi. Poi abbiamo una presa seriale e una presa anche USB per poterlo, diciamo, con il programma suo comandare da PC. Ora, a me non mi serve questa funzione, ma se qualcuno gli serve ci può fare anche delle statistiche e la trova sempre sul sito della Owon. E poi abbiamo un altro diciamo morsetto che serve per la trigerazione, sicché è un apparecchio piuttosto completo. C'ha anche dei bei piedoni più che dei bei piedini, e sicché, diciamo, sono soddisfatto dell'acquisto. Ovviamente, visto che me lo chiedete sempre, vi lascerò il link in descrizione dove l'ho preso io, poi voi ovviamente lo prendete anche dove volete voi. Comunque io vi lascio il link in descrizione dove l'ho preso io, che mi sembra che il prezzo sia equo. Allora, il video è finito, abbiamo testato insieme, io e voi, questo carico elettronico, abbiamo visto che, insomma, lavora piuttosto bene, fa tante cose e è un carico robusto, ben costruito
è sicuramente fatto per durare del tempo. Io vi metto il link in descrizione per chi gli interessasse acquistarlo, perché mi chiedete sempre, spesso mi dite non hai messo il link. Ora, alcune cose che prendo nemmeno ho il link, magari ve le faccio vedere, ma ce l'avevo di vecchio. Questo che l'ho acquistato ultimamente, vi posso mettere tranquillamente il link di dove l'ho acquistato io. L'ho preso su Banggood e oltre ad avere dei prodotti economici c'è anche dei prodotti professionali a prezzo diciamo più che appetibile, e sicché vi metto il link in descrizione. Se il video vi è piaciuto, come al solito lasciatemi un mi piace, che a me mi fa piacere. Chi non si è iscritto al canale, se si iscrive mi fa ancora più piacere. E io cosa vi devo dire? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!